Bene amici, oggi scopriamo insieme la Canelli 30, una barca con una lunghezza fuori tutto di 9,76 m e una larghezza di 2,90 m. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dai motori. Motori che hanno una potenza minima complessiva di 300 cavalli fino ad arrivare a un massimo di 900, disponibili ovviamente sia in singola che in doppia motorizzazione. Al centro vedete ci sono delle pedane che permettono di coprire la vasca di sollevamento del motore, in questo modo possiamo passeggiare tranquillamente da un lato e dall'altro e tramite un doppio corridoio accediamo a bordo. Qui troviamo il tappo d'imbarco del serbatoio di sinistra del carburante, c'è un altro speculare sul lato di dritta, la presa di banchina, mentre dall'altro lato troviamo la doccetta. Vedete, salire a bordo è comodissimo, arriviamo nella zona di poppa, qui è montato in questo allestimento un grande prendisole con schienale che può essere modulare perché non può soltanto regolare l'inclinazione ma può anche scorrere, in questo modo possiamo scegliere se avere una chaise log oppure avere lo stesso layout ma con lo schienale rivolto verso poppa e con le diverse inclinazioni. Oltretutto è possibile anche scegliere una configurazione differente, ossia con due divanetti gemelli con schienali regolabili e tavolino centrale, oppure una dinette tradizionale a forma di C con tavolo centrale che in entrambi i casi può abbassarsi e diventare una prolunga del prendisole. La porzione di poppa inoltre si solleva elettricamente, tramite un semplice bottone è possibile accedere ad un enorme vano che ci permette quindi di aumentare lo spazio di stivaggio. Vi mostro anche nella porzione anteriore è ricavato un ulteriore gavone, in questo modo c'è tanto spazio, vedete può riporre anche la tappezzeria e la prolunga del cuscino, c'è anche la luce di fonda con il suo alloggio dedicato, in questo modo tutti gli oggetti hanno la loro posizione, vedete ci sono anche le prolunghe della tenda araba che è prevista su questo allestimento, ma ovviamente su richiesta è possibile installare anche un comodo roll bar oppure anche un T-top. Guardate la facilità di movimento a bordo. È comodissimo spostarsi, noi ci muoviamo senza difficoltà, sono ricavate delle tasche portaoggetti all'interno della murata, qui ci sono le bitte a scomparsa e il grip e la manutenzione, il piano di calpestio è semplicissima dal momento che l'intera barca è rivestita del rivestimento Plasdec, quindi comfort al massimo, comodissimo e soprattutto manutenzione ridotta al minimo. Il blocco seduta è installato a centro scafo e vede posteriormente il vano cucina. È possibile sollevarlo con doppia molla a gas, in questo allestimento vediamo il lavello, un piano d'appoggio dove opzionalmente è possibile installare anche un tagliere e un piano cottura tradizionale. Su richiesta e tramite l'installazione di un generatore è possibile anche installare le piastre a induzione o anche il grill col barbecue. In basso si trova un frigorifero a carrello, guardate qui quanto è ampio, mentre ai lati ci sono due portelli di storage totalmente liberi dal momento che con questa configurazione con il fornello a gas la bombola è in un alloggio dedicato all'interno del gavone di poppa. C'è questa maniglia tinti bene che mi permette di avere quindi una salda presa e possiamo spostarci a bordo senza difficoltà. Guardate anche l'altezza delle murate è costante per l'intera lunghezza della barca e quindi siamo sempre ben protetti e in questo modo possiamo passeggiare e arrivare nella zona di comando. In questo layout vediamo un divanetto unico con doppio bosser separato, guardate qui quanto è largo, per 4 persone con appunto il bosser regolabile che mi permette di scegliere se manovrare in modalità poggiareni oppure stando comodamente seduto, perché guardate io lo sposto in avanti, mi siedo e vedo che ho tutto sotto controllo. Il timone non mi dà ingombro con le ginocchia, quindi posso governare senza difficoltà. C'è una comoda tasca portaoggetti con integrata una presa USB per gli smartphone e caricare tutto ciò che è tecnologico, due comodi portabicchieri con tacatina centrale, interruttori on-off disposti su 2 livelli e strumentazione in questo caso fornito da Simrad ma totalmente personalizzabile secondo le richieste. Bussola presente al centro e doppia manetta di potenza con jet thruster, non abbiamo l'elica di prua ma abbiamo due jet thruster che mi permettono quindi di manovrare senza difficoltà, abbiamo semplicemente dei getti d'acqua che mi spostano la prua. Le chiavi di accensione si trovano in basso e ancora più in basso c'è questo comodo gradino, anch'esso rivestito in tech sintetico, che mi permette quindi di avere un ottimo grip e manovrare anche ad alte velocità. Guardate la visibilità, io in questo momento sono seduto, quindi ho il parabrezza che mi ripara fino all'altezza della fronte, ma qualora volessi manovrare in modalità poggiareni posso sollevarmi ulteriormente, puntare i piedi sul gradino e vedete
piena visibilità, pieno controllo e quindi siamo sempre in sicurezza perché il comandante ha sempre un'ottima visibilità. In questo caso il divanetto è rivestito in alcantara, ma tutte le tappezzerie di bordo sono personalizzabili, ogni armatore può scegliere il proprio layout che è fornito di serie. Continuiamo a passare verso prua, qui troviamo l'ulteriore galloccia sempre a scomparsa per tenere le linee pulite a bordo. Di serie sono fornite 4 casse più subwoofer e in questo allestimento invece ne troviamo addirittura 6. Continuiamo a passare verso prua, qui nella porzione anteriore si trova un comodo divanetto per 2 o anche 3 persone con supporto del bracciolo e nella zona anteriore invece viene creata una vera e propria dinette perché guardate segue il profilo della prua con un divanetto piuttosto ampio, il tavolino che può essere anche abbassato e con l'aggiunta di un cuscino creare un ulteriore prendisole davvero comodo. In più le 3 porzioni della seduta sono gavonate al loro interno, in questo modo c'è tanto spazio per lo storage perché sono 3 gavoni comunicanti in controstampata. Qui troviamo anche la predisposizione sempre per i pali della tenda, in questo modo possiamo ombreggiare tutta la barca per la sua lunghezza ed è comodissimo, quindi relax assicurato a bordo, con portellone di prua che si solleva a battente e all'interno rivela il vericello quindi non visibile dalla plancia di comando. Qui c'è anche tanto spazio dove riporre tutti i parabordi e sulla sinistra il vano di ispezione della catena. Vi mostro il musone perché è un progetto interno del cantiere molto particolare perché sfila fino ad uscire totalmente, in questo modo l'ancora è sempre ammortizzata, non abbiamo problemi di impatto sulla prua e oltretutto quando si trova totalmente sfilato all'esterno possiamo utilizzarlo anche per agevolare la salita e la discesa quando si ormeggia di prua. Ritorniamo verso poppa, vi mostro appunto le tasche porta oggetti, ma soprattutto guardate doppia vetrata laterale che mi dà una vista mare impareggiabile su entrambi i lati, ricavate all'interno delle murate. Entriamo in cabina, accesso sulla porzione laterale della console. Qui troviamo 3 gradini che ci permettono quindi di accedere all'interno, guardate l'altezza perché è davvero vivibile, c'è un'altezza interna di 2 metri nella porzione anteriore, vetrata laterale per aumentare la luminosità e oblò per favorire la reazione. Entrando sulla sinistra ci sono questi comodi armadietti dove riporre l'abbigliamento e gli oggetti, a terra siamo comodissimi con la moquette ma ovviamente totalmente personalizzabile, mentre nella zona di prua c'è un grande letto matrimoniale, letto quindi per 2 persone con la porzione di prua che si va ad abbassare ma è comunque vivibilissimo perché guardate abbiamo anche quest'altra zona piuttosto alta che ci permette quindi di vivere al massimo la barca. In cabina separata sulla destra si trova il bagno anche lui con altezza di 2 metri, guardate vi mostro il rapporto alla mia altezza, pienamente sfruttabile, pienamente vivibile, bagno quindi con altezza conservata. Abbiamo il WC rivolto verso poppa, altra vetrata presente qui sulla murata, oblò per fare un ricircolo d'aria con quello controlaterale, lavello rivolto verso prua, una comoda tasca portaoggetti, guardate, piuttosto profonda con bordino che evita che gli oggetti cadano durante la navigazione, mentre ai lati ci sono altri mobiletti. Vi mostro anche la facilità di movimento perché guardate lo spazio a terra, piano di calpestio anche qui rivestito in plastic, quindi nessun problema neanche di muffe all'interno, con doccia integrata verso poppa e ovviamente ombrinale di scolo. Ritorniamo all'esterno, vi mostro alle spalle delle scale c'è una cuccetta aggiuntiva con un letto in questo caso di 70 cm di larghezza, altezza dal materasso fino al cielino di 60 cm, ma è disponibile anche un'opzione per raddoppiare l'estensione, quindi avere una cabina matrimoniale, una cuccetta matrimoniale anche a poppa, perché a seconda della configurazione, se con Seakeeper e generatore viene ridotto lo spazio, mentre qualora volessimo ridurre appunto gli accessori di bordo possiamo spostare la paratia verso poppa e quindi ricavare un ulteriore letto. In questo modo abbiamo una barca di 30 piedi con un layout da walk around perché avete visto la vivibilità esterna e soprattutto una cabina abitabile per 4 persone e bagno in cabina separata. E quindi cari amici, questa è la Cannelli 30, come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team.